Amiche ed amici miei, benvenuti qui alla Costa Viola, benvenuti a Scilla. Il nome di questo splendido borgo deriva ovviamente dalla mitologia greca. Qui si narra che Scilla era una bellissima ninfa marina che riceveva le attenzioni del pescatore Glauco. Tuttavia, la maga Circe, gelosa di questa liaison tra i due, trasformò Scilla in un mostruoso mostro marino con 6 teste e 12 zampe. Potete immaginare lo shock della poverina, la quale, sconfortata, si fece vincere dalla rabbia, divenendo poi il temibile mostro che viene citato nell'Odissea. Tuttavia, dai, a chi non girerebbero le scatole? Ma torniamo al viaggio. Oggi la leggenda di Scilla è viva ancora, aggiungendo un tocco di fascino e mistero a questa meravigliosa città costiera. A simboleggiare questa mitologica connessione, nella piazza di San Rocco, dove si erge l'omonima chiesa, troverete l'affascinante statua della ninfa intenta a trasformarsi nel temibile mostro. Dinamica, provocante ed a mio avviso davvero magnifica. Non trovate anche voi? Alle spalle di quest'opera troverete un'altra meraviglia, il bellissimo Stretto di Messina, incorniciato in questo borgo, il cui skyline è reso unico dal Castello Ruffo, una fortificazione del III secolo a.C., creato per difendersi dai continui attacchi dei pirati. Ma non è tutto. Infatti, a impreziosire il panorama vi è anche il Duomo, battezzato con il nome di Chiesa Maria Santissima Immacolata. Davvero unici nel suo genere sono i dipinti del suo interno, con dei colori vividi e moderni che rimangono davvero indelebili nella memoria del nostro visitatore. Visto che il paese si suddivide in una parte alta e una parte bassa, da circa 2 anni il comune ha messo a disposizione del visitatore un comodissimo ascensore che al costo di €1 evita la fatica di fare 12 piani di scale, che tuttavia consiglio di fare almeno una volta per godersi i meravigliosi scorci che il paese ha ad offrire. Nella parte inferiore della città, ad ogni modo, Scilla svela tutti i suoi tesori. Primo tra tutti la spiaggia delle Sirene, un tratto di costa con piccoli ciottoli incorniciato da imponenti scogli ed un mare dai colori stupendi. Questo paradiso offre la possibilità di godersi il sole, nuotare nelle acque cristalline ed esplorare affascinanti fondali marini. Come la maggior parte delle coste calabre, anche la Costa Viola offre al suo visitatore un mare ricchissimo di vita, oltre a una costa così ricca di grotte e insenature che, oltre a regalare un panorama davvero mozzafiato, va a fomentare la leggenda che narrava che la ninfa trasformata in mostro era solita nascondersi tra queste coste. Prima di proseguire la scoperta nei tesori di Scilla, vorrei mostrarvi la magnifica Cala Ianculla. Raggiungibile esclusivamente via mare, questa costa risulta vergine ed incontaminata, così piena di pesci che sembra davvero inverosimile, un paradiso terrestre in cui nuotare in completa estasi. Ma torniamo a riva e andiamo a scoprire il fantastico borgo dei pescatori di Chianalea. Si tratta di uno dei borghi più belli d'Italia, nominato persino dalla CNN. Qui ogni via sembra un quadro, colori, profumi e piccole meraviglie si scopriranno passo dopo passo. Sembra di fare un viaggio spazio-temporale che vi stupirà di giorno in giorno e vi farà innamorare anche di notte, dove i colori diventano più tenui e le strade diventano esponenzialmente più romantiche, grazie all'uso sapiente dell'illuminazione. Ma non finisce qui. Scilla è sicuramente anche buona cucina. La cucina calabrese è rinomata per i suoi sapori autentici ed ovviamente Scilla non fa eccezione. Non potete lasciare la città senza assaggiare il famoso pesce spada alla ghiotta. Da provare sicuramente è il panino al pesce spada, una delizia tanto semplice quanto eccezionale. Qui la pesca a questo maestoso pesce viene fatta seguendo ancora le vecchie tradizioni ed usando ancora la feluca, una particolare imbarcazione con la prua allungata e un particolare albero maestro, un'esperienza che, se si vuole, si riesce anche a vivere in prima persona in alcuni momenti dell'anno. Da provare invece vi è anche l'amaro di Scilla,
una bevanda da fine pasto che conclude perfettamente le delizie assaggiate in questa splendida costa. Ma Scilla non finisce di stupire. Difatti la magia di questo paese non si limita soltanto al mare. Infatti negli ultimi anni, grazie alla vicinanza del borgo al Parco Nazionale dell'Aspromonte, Scilla si è conquistato un posto tra le mete degli amanti del trekking. Infatti, se andate sul sito che potete vedere qui sullo schermo, potrete appunto notare diversi percorsi si possono davvero fare qui a Scilla. Se tuttavia non vi sentite molto sportivi e volete solo fare una passeggiata, non fatevi scappare a Reggio Calabria, che dista solo pochi chilometri da Scilla. Qui potrete ammirare i famosissimi bronzi di Riace, così come le altre meraviglie che la città ha da offrire. Per esempio dovete godervi per forza una passeggiata lungo il bellissimo lungomare Falcomatà, che fa da cornice al magico stretto di Messina. Le meraviglie sono davvero tante, ma che dico, sono infinite! Ma credo che sia proprio giunto il momento di salutarci. Come avete visto, Giramondo, Scilla è un luogo magico che incanta i visitatori con le sue tradizioni radicate, i miti affascinanti, le spiagge mozzafiato e i sapori unici. Che tu sia appassionato di storia, un amante della natura o semplicemente un buon gustaio, Scilla non ti deluderà mai. Pianifica il tuo viaggio in questa perla della Calabria e lasciati incantare dalla sua bellezza senza tempo. Spero di aver reso giustizia a questa terra che personalmente si è guadagnata un posto nel mio cuore. Miei cari viaggiatori e mie care viaggiatrici, oltre a ricordarvi di iscrivervi al canale, commentare e condividere questo video, vi ricordo sempre il mio motto: la vita è troppo breve per non viaggiare, quindi viaggiate sempre in compagnia di The Ruhr Lover. Ciao!